là. Ed è con questo tiro da campione che cominciamo il nuovo video della serie della Ring Road in Islanda. Dopo aver affrontato una vera e propria giornata da vichinghi, attraversando tutti i fiordi orientali con la pioggia, quindi non vedendo praticamente niente, siamo pronti per salire verso nord e attraversare tutta l'isola e raggiungere poi nella giornata di domani di nuovo Reykjavik. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, partiamo! La prima tappa della giornata è una delle 10.000 cascate d'Islanda ed è Engifoss. Le strade per raggiungerlo sono due, o seguendo la statale numero 1 oppure, come stiamo seguendo noi sul Maps, seguire la strada 939 che taglia tutti i fiordi orientali, quindi vi porta attraverso le montagne e c'è il paesaggio incredibile, ogni 10 metri volevamo fermarci perché c'è il paesaggio tipo Pandora o Narnia, dicevi tu, Cronache di Narnia. PS, questa è un F-Roads, quindi in realtà non potremo farla, ma noi la facciamo lo stesso. Ah sì? Allora, il percorso per raggiungere la cascata è di circa 2,5 km in totale, quindi andata e ritorno ci vogliono bene o male 2 orette. A metà del percorso incontreremo un'altra cascata, l'Itlanesfoss, che è caratterizzata anche questa, come Svartifoss, da delle pareti basaltiche tutte frastagliate. La caratteristica di questa cascata Engifoss è che è una delle più alte d'Islanda, però la particolarità è quella di avere tutte queste strisce rossastre intervallate da delle fasce di basalto, e tutto questo rosso è argilla. Dopo essere stati a Engifoss e all'Itlanesfoss, passiamo alla prossima tappa che Andrea... No, la Polaroid! Ma funziona così, ragazzi? Prossima tappa che Andrea non aspettava altro di andare a vedere, ha un hype incredibile, andiamo a... Soflagil. Studlagil. 15-20 persone magari lo utilizzi. Ma c'è un gradino qua dietro, Di qua c'è un gradino. Peccato. Ci siamo fermati un attimino per il pranzo sulla strada per raggiungere il canyon e ci siamo fermati in questa piazzola dove abbiamo avuto la fortuna di incontrare alcune turf houses, e queste in particolare servivano per le bestie. Qui dentro ci tenevano le pecore, qua in mezzo è la mangiatoia, tutta questa è la mangiatoia, qua attorno ci stavano tutte le bestie. Alla base è tutta pietra e ci sono questi sassoni, la struttura è tutta in legno che sorregge un po' il tetto e tutti i tamponamenti sono fatti di terra, quindi terra cruda, mattoni di terra cruda, e il tetto, come si vedeva dall'esterno, è tutto erboso, un tappeto erboso. Eccoci allo Studlagil. Quali sono le tue aspettative? Me l'avete rovinato. Come te l'abbiamo rovinato? Ufando me l'avete rovinato. Ma sì, ma adesso le nuvole vanno via. Una bellissima giornata. L'unica nuvola di oggi. Ci sono delle scalette che ti permettono dal parcheggio superiore di scendere alla quota del canyon. Non mettete la macchina al main access perché
In questo punto non si scende all'interno del canyon, ma si raggiunge solamente un piccolo belvedere. Riprendiamo la macchina e ci spostiamo dall'altro lato del canyon e a quel punto saremo dentro la gola. Sono contento perché ho trovato un angolo bello senza fotografare le 850 persone che ci sono. L'acqua è fantastica, spettacolare. il contrasto con il grigio della pietra è una palette che mi fa impazzire. Mi aspettavo io un po' più di arancione come nelle foto che si trovano online, però anche così devo dire che non è per niente male. Ok, questa prima giornata di attraversamento del nord si sta per concludere e adesso stiamo andando a caccia di volpi. Non siamo troppo fiduciosi in questa nostra avventura. Dietro sono molto fiduciose, ma vabbè, vedremo un po'. Dopodiché arriveremo al nostro ostello, tutto immerso in un'area geotermale. Mamma mia, guarda come cammina sui tacchi quella lì. Open your eyes, girl. This is the moment of the truth. Ma cos'è? Niente volpi al momento, ma un cucciolo di renna l'abbiamo trovato. No, tipo girati. No. Per favore. Dai, che cazzo vuoi? Scusami. Prego, ma... Insomma, non è la voce che mi aspettavo, Di volpi in questo momento non se ne trovano, ci hanno detto che si trovano in questo spazio erboso, ma zero volpi. Io ho i piedi tutti bagnati adesso. Ottimo. Queste secondo me sono le loro tane, che per essere recittate. Quindi con tutti questi cambi di panorama passiamo direttamente alla giornata di domani, dove visiteremo tutta quest'area geotermale, quindi area geotermale. Eccoci arrivati all'area geotermale Verir. In questo spazio faremo 3 soste: l'area geotermale vera e propria di Verir, un piccolo cratere un pochino più in quota e infine una grotta che è famosissima perché ci hanno girato alcune scene di Game of Thrones. C'è un incredibile odore di zolfo che ricorda il minestrone della nonna. Pusseremo un po', però vabbè, sembra di stare sulla luna in questo posto. No, diciamo che se nella luna ci fosse questo puzzo perennemente, Forse no. Non ci andresti. non ci andrei a vivere. Però molto bello. Come potete vedere questo cratere Krafla c'è all'interno di un lago vulcanico, ma il vento ci sta consigliando di andare via e quindi tanto perché ci è un lago. sarebbe un percorso. Sì, però vabbè, non è nulla di molto diverso rispetto al primo cratere che abbiamo visto. Eccoci arrivati, la grotta già è proprio a portata di parcheggio, si entra uno alla volta.
posto spettacolare. Adesso andiamo a cercare qual è la scena di Game of Thrones che è stata girata qui. Passiamo alla prossima tappa, andiamo a vedere una nuova cascata super imponente, quindi cascata degli dei, Godafoss. Nel frattempo abbiamo trovato la location del film. Non ancora del tutto. La grotta di Jon Snow e Ygritte. Ok. Ah, dove fanno l'amore? Mi pare di sì. Dove copulano? Dove copulano Ygritte? Porco can... Alta solamente 12 metri, larga circa una trentina, ci sembra la cascata più bella che abbiamo visto al momento. Oltretutto abbiamo scoperto che è un po' un cestino degli dei, perché qui vengono buttati dentro gli dei vichinghi per dare spazio al dio cristiano. Purtroppo il gigante troll pietrificato in mezzo all'oceano non andremo a vederlo perché è un'ora fuori tratta in una strada F-Roads, quindi ci allungherebbe di troppo il viaggio verso la nostra ultima notte qui in Islanda, con, se posso aggiungere, una deliziosa cena a base di sakebon islandese chiamato Yum Yum. E quindi nulla, questo video si conclude qui. Ci vediamo la prossima settimana con il video di chiusura e con gli ultimi sondaggi, le ultime domande, le ultime recensioni di questo viaggio. Quindi come sempre vi ricordiamo di seguirci su Instagram e di iscrivervi al nostro canale YouTube degli Horizons per avere tutti gli spoiler dei prossimi video. Nulla, ci vediamo al prossimo video. Bella raga!